Buonasera a tutti. Io questo pomeriggio vi parlerò di pandemie, queste terribili minacce che abbiamo in realtà dietro l'angolo, e vi parlerò e spero di convincervi che è possibile oggi avere un approccio diverso alle pandemie. Le pandemie non è vero che bisogna subirle, ma noi anche come cittadini possiamo fare qualcosa per migliorare la nostra sanità e la sanità di tutto il mondo, perché poi in realtà, come vi dimostrerò, il mondo stiamo vivendo l'era della globalizzazione, siamo molto interconnessi e anche i virus si approfittano di questo. Questa mappa vi mostra quello che voi magari chiamerete bufale, le bufale, ma un'altra storia, ma adesso l'aviaria, e poi la mucca pazza, e poi abbiamo le antavirosi, queste malattie che colpiscono i navajos in America. E in realtà non sono delle bufale, e non sono delle bufale perché ci sono migliaia di persone in giro per il mondo che lavorano affinché siano delle bufale, ovvero non vi colpiscano e non provochino delle situazioni estremamente gravi che possono poi andare a influire sulla salute di tutti, oltre che sull'economia. Molte di queste malattie, questo lo dice la rivista Nature, arrivano dagli animali. Perché? Perché gli animali in realtà hanno gli stessi recettori dell'uomo, e quindi anche se noi crediamo di essere esseri superiori dal punto di vista recettoriale, dal punto di vista di quello che vede un patogeno, noi siamo poco diversi degli animali. E abbiamo avuto, insomma, negli ultimi 20 anni una serie di questi patogeni che hanno bussato alla nostra porta. Alcuni hanno provocato delle conseguenze devastanti, come l'HIV che arriva dalle scimmie, e altre per fortuna siamo arrivati a fermarle in tempo. In realtà noi pensiamo che vabbè, abbiamo gli antibiotici, abbiamo le medicine, abbiamo tutto, quindi le malattie non ci devono più tanto preoccupare. Questo non è vero, non è assolutamente vero. Il numero di episodi di malattia infettiva emergente stanno aumentando e sono aumentate negli ultimi anni. E la cosa che bisogna comprendere è che oggi i patogeni utilizzano esattamente gli stessi sistemi della globalizzazione che portano in giro le merci, che portano in giro le persone, e i patogeni sono anche molto più furbi di quello che noi possiamo immaginare, perché cercano sempre una nuova nicchia, un nuovo spazio da occupare dove possono esprimere il loro la loro forma di vita, che si traduce in realtà in malattia o morte dell'ospite. Ad esempio, che cosa sfruttano? Se noi vediamo il trend di crescita della popolazione globale, vediamo che in alcune parti del mondo, in particolare in Asia ed in Africa, la crescita della popolazione è in aumento, ed è in aumento esponenziale. E queste popolazioni che cosa vogliono, che cosa vorranno dal futuro, che cosa si attendono? Si attendono innanzitutto di poter mangiare carne, come ha detto lo speaker che mi ha preceduto. Loro, così come noi, dopo la guerra, come il mondo occidentale, ha investito in quello che è la zootecnia moderna, anche loro vorranno mangiare sempre più carne e proteine animali. E se vediamo il consumo previsto di carne nei paesi in via di sviluppo è molto superiore rispetto a quello che si prevede per i paesi sviluppati. E ovviamente uno per mangiare carne e per mangiare prodotti di origine animale deve allevare animali, e gli animali vengono allevati come è possibile. Loro hanno delle tecniche di allevamento, come ad esempio queste sono anatre allevate in Thailandia, sono allevate nei campi di riso, perché le anatre mangiano i parassiti del riso e quindi si salva l'anatra e si salva, cioè mangia l'anatra e si salva il riso. Ma è ovvio che questi animali sono a contatto con animali selvatici, sono allevati in condizioni igieniche estremamente lontane da quelle che sono le condizioni igieniche dell'allevamento occidentale.
Questi sono sempre degli allevamenti di volatili in Asia, e gli allevamenti di volatili sono estremamente importanti anche in Africa, perché i volatili, oltre ad essere una fonte di carne, sono anche una fonte di uova, e in questo modo si ottiene una proteina, una fonte proteica, e non si deve uccidere l'animale. E qui vedete una commistione di animali di specie diverse, che è proprio diciamo completamente sbagliato dal punto di vista della biosicurezza, e quindi possono albergare e possono perpetuare delle infezioni. Questa è una foto che è stata fatta in Vietnam ed è, io la chiamo la fabbrica delle pandemie, la fabbrica della pandemia influenzale, perché il virus influenzale nasce, diciamo, negli uccelli e poi attraverso il passaggio nel maiale riesce ad infettare l'uomo. E questo tipo di allevamento, che è stato sviluppato per contenere i costi, è proprio il modo perfetto per far arrivare un virus influenzale a un ospite che è un ospite molto pericoloso per noi. E ovviamente queste carni, questi prodotti, questi animali si devono spostare, si spostano così, si spostano così, e guardiamo un po' dal punto di vista globale come si muovono. Questa è sono le rotte transcontinentali della carne, e a voi come a me piace mangiare la bistecca argentina viene dall'Argentina, e questo significa che uno deve macellare degli animali in Argentina, caricarli su una nave e portarli in Europa. E insieme a dei prodotti, diciamo, che sono più controllati e sono, diciamo, originano da allevamenti di un certo livello, viaggia di tutto. Cioè, in Asia, ad esempio, le zampe di pollo, guardate queste, anche come sono ridotte, sono una prelibatezza. In Africa succedono cose inverosimili, e ad esempio una di queste è la caccia ai primati, perché alcune carni vengono poi entrano nella catena alimentare e vengono utilizzati oppure per diciamo riti o altre usanze etniche. Ma è ovvio che c'è un contatto fra le persone, come vedete questo cacciatore, e il sangue, e quindi la persona viene in contatto con il sangue di una scimmia che ovviamente può veicolare di tutto. Non so se qualcuno di voi sa che cosa è questa. Questa è la mappa delle navi nel mondo ora. Quindi voi capite che è assolutamente impossibile fermare questo, e in queste navi, come ho detto prima, arriva di tutto, arrivano animali vivi che sono protetti, che non potrebbero essere, diciamo, non potrebbero entrare nel commercio, prossima, e arrivano anche dei clandestini, diciamo, del tutto inattesi. Quanti di voi hanno una di queste a casa? Io ce l'ho. Queste qui, che dovrebbero essere bambù, dovrebbero essere delle piantine che rendono l'ambiente casalingo, no, più positivo, innanzitutto non è bambù, punto primo, e secondo poi arrivano dalla Cina, dove vengono diciamo seminate e poi vengono raccolte e caricate su delle navi. Le navi contengono questi container che hanno centinaia di migliaia di piante. Non so se ci avete fatto caso che queste piante hanno una provettina sotto. Questa provettina serve per mantenere umide le radici, però la provettina contiene acqua, e dentro l'acqua in Cina ci stanno le larve degli insetti. Quando si aprono questi container, ecco che cosa succede: vengono fuori delle nubi di insetti che trasportano, oltre che degli insetti che non sono, diciamo, autoctoni, trasportano anche delle malattie. E tra questi ovviamente ci sono insetti ematofagi, quindi che possono pungere le persone, possono infettarle con patogeni un tempo definiti tropicali. Quindi quello che bisogna fare, e dove bisogna guardare? Bisogna guardare a cercare di impedire la trasmissione delle malattie dagli animali all'uomo. Perché? Perché una volta che il patogeno è arrivato alla prima fascia di popolazione, quindi la fascia di popolazione più povera, basta che poi entri in una scuola e salga un pochino la scala sociale, che sale su un aereo e arriva dappertutto. Adesso vi darò qualche esempio di cosa sono capaci di fare questi virus utilizzando gli strumenti della globalizzazione.
Allora, per i non veterinari, abbiamo un veterinario tra di noi, questo è un cavallo, e è un cavallo che apparentemente sta bene, ma in realtà non sta proprio tanto bene. E questo cavallo è il primo caso clinico di West Nile in Italia. La West Nile è la cosiddetta febbre della valle del Nilo. È una malattia che è veicolata da insetti ematofagi e che provoca nelle persone e nei cavalli una forma di encefalite alcune volte molto seria. Questa malattia è presente in Italia, è arrivata, e secondo voi dove può essere arrivata? È arrivata in un pantano, è arrivata nel delta del Po, che è anche ovvio, perché se voi foste una zanzara dove andreste? Nel delta del Po. E questa malattia, West Nile, era considerata una malattia esotica fino a poco tempo fa. In realtà si era speso anche molto poco per cercare di controllarla. Guardate cosa è successo in America e guardate l'orologio, il conta anni avanti. Questa malattia è stata introdotta a New York e poi si è espansa in tutta l'America fino al 2008, lasciando fuori soltanto lo stato del Maine, che è quello lassù in cima. Quindi capite da voi che se non l'hanno affermata gli americani, non è che adesso la fermiamo noi. Questa è vi ho graziato perché questa è una foto del vaiolo della scimmia, non vi ho fatto vedere una faccia, e voi direte, ma che c'entro io col vaiolo della scimmia? In America fanno delle cose molto strane, hanno preso dei ratti del Gambia, li hanno importati come pets, l'infezione è passata ai cani della prateria ed ha infettato dei bambini e quindi è stata messa sotto controllo, ma potevamo anche fallire. Adesso due cose sulle pandemie influenzali. Cosa sappiamo sull'origine di queste malattie? Sappiamo che vengono dagli animali, questo è poco ma è sicuro. Due cose sull'influenza suina. La prima cosa che vi voglio mostrare è che questa infezione è un'infezione che è causata da un virus che è un arlecchino dell'era globalizzata, perché ha geni che arrivano da 3 specie animali e da 2 emisferi, la prima volta nella storia. E adesso vi chiedo, voi pensate che è stata pandemia? Prossima. Innanzitutto cosa significa pandemia? Pandemia non significa che ucciderà milioni di persone, ma significa che è un'epidemia che tende a diffondersi ovunque e colpirà tutta la popolazione. Vediamo cosa è successo. Il virus è stato identificato in Messico ad aprile dell'anno scorso, il rosa sono i paesi colpiti e i puntini rossi sono i casi letali. Andiamo avanti, sono a distanza di circa 2 mesi una dall'altra e vedete che questa infezione si è diffusa con la rapidità del fuoco a tutto il mondo. E quindi vi posso dire che ci è andata bene, perché se il virus fosse stato un virus un po' più aggressivo saremmo in una situazione ben diversa. Quindi quello che mi sento di dire è il momento in cui questi virus sono capaci di passare dal serbatoio animale a tutta una serie di altri animali e poi all'uomo, quale sarà la prossima malattia? Come si comporterà il prossimo virus? Tanto più che oltre alle rotte di commercializzazione, nel caso dell'influenza abbiamo anche le rotte migratorie, che quindi rendono le vie di trasmissione di questi virus molto più complesse. Guardiamo al futuro. Cosa possiamo fare per non sbagliare ancora? Come possiamo affrontare questi problemi? Noi siamo capaci di mandare una navicella su Marte, non solo, siamo capaci di decidere quando ci arriverà e siamo capaci di avere le previsioni del tempo su Marte. Cioè, mi sembra proprio una cosa inutile, non voglio dire, ma insomma, no, parliamone. E qui arrivo alla fine della mia presentazione perché io mi sono trovata in una cosa molto più grande di me. Ho fatto un pasticcio che io non pensavo che fosse un pasticcio, io pensavo di fare qualcosa di buonsenso e in realtà mi sono trovata in un vortice enorme che però ha cambiato molte cose. A proposito della Nigeria, della scarsità di proteine che ci sono, del fatto che i bambini devono mangiare carne, il mio laboratorio ha diagnosticato il primo caso di aviaria in Nigeria e mi fu chiesto dall'OMS di depositare la sequenza che è
il codice genetico del virus, l'impronta digitale in un database ad accesso riservato. Io mi sono rifiutata perché ho detto scusate, ma qua dobbiamo lavorare tutti insieme, è un problema che riguarda tutti quanti, quindi il mio database lo metto, il mio genoma lo metto in un database ad accesso pubblico. Ecco il casino che ho combinato, cioè non vi dico neanche. Sono andata a finire sui giornali di mezzo mondo, però abbiamo cambiato molte cose, perché le 3 organizzazioni internazionali che si occupano di sanità pubblica e sanità animale, che sono l'OIE, Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, ha adesso proposto una risoluzione, anzi approvata, dove si impone ai laboratori che si occupano di queste malattie di depositare le sequenze in database ad accesso pubblico, perché tutti i ricercatori del mondo devono essere in grado di studiarli questi virus, non solo un manipolo di laboratori che sono più gettonati o più ricchi. L'OMS, che insomma all'inizio non è che l'aveva presa tanto bene questa cosa, anche perché non è che ha fatto una gran bella figura, adesso dice noi riconosciamo l'importanza della trasparenza dei dati e riconosciamo l'importanza della condivisione delle informazioni per una sanità pubblica migliore. E anche la FAO, che è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e per il food, sostiene e porta avanti questa diciamo, idea della necessità di condividere le informazioni avanti. Ma perché è così importante? Non è solo questione di influenza qua, è questione che noi domani non sappiamo che cosa può succedere e quindi il modello influenza può servire per creare una rete di laboratori che condivida le informazioni per aiutare tutti noi a combattere queste infezioni. E vi dirò di più, una cosa che un po' mi dispiace è che l'ha fatto il governo olandese, lo poteva fare il governo italiano, vabbè, fa niente. Ma sull'onda della mia presa di posizione, il governo olandese ha chiesto all'OMS di prendere una posizione e di dire tu, OMS, relativamente ai dati genetici dei microbi che causano grossi problemi e che minacciano la salute pubblica, che cosa vuoi fare? Vuoi finalmente dire che bisogna essere più trasparenti e vuoi creare delle reti di collaborazione? E quindi siamo di là del fiume, perché il problema è stato sollevato ed è stato affrontato, verrà affrontato con i tempi che necessita, però siamo di là del fiume. Quindi il mio messaggio è questo, è che la sfida che ci impone l'era della globalizzazione è quella di utilizzare le informazioni che abbiamo. Non c'è più tempo per mettere i virus e le sequenze nei cassetti e dire no, adesso questo me lo guardo io, così me lo pubblico io e poi dopo vabbè, se gli altri muoiono, vabbè, pazienza, io intanto ho pubblicato il mio lavoro. E quindi con questo chiudo e vi prego di tenere questi concetti in mente almeno fino al prossimo speaker, perché alla fine la differenza la facciamo noi e siamo anche noi come cittadini che possiamo portare avanti una visione diversa per la sanità pubblica di tutti. Grazie.